Benvenuti nella pioggia Lille. Questa è la temperatura normale di Lille. È il tempo, soprattutto. Nel 2017 vivo alternativamente tra la Sicilia e Lille, nel nord della Francia. In questo mio primo vlog vi mostro le 5 cose che si possono fare un sabato pomeriggio nella città di Lille, ai confini con il Belgio. Dal momento che abito di fronte al parco più importante di Lille, vi consiglio di fare una passeggiata al parco della Citadelle, lo spazio verde più grande di Lille di 110 ettari. È composto dal Bois de Boulogne, un bosco con percorso benessere ed equipaggiamenti per l'allenamento, da uno zoo e dalla Citadelle di Vauban, una fortificazione militare tuttora in funzione, costruita nel 1667, sancendo la fine della dominazione spagnola su Lille. Le Filippine e Lille, per un certo periodo della storia, facevano parte della stessa nazione, o lo stesso regno, quello spagnolo. Bello questo colore. Lille è circondata da molti canali. Proprio nel Parc de la Citadelle passa il Canal de la Dole, lungo 35 km ed è tra i più antichi esistenti nel nord Europa. I canali sono tuttora usati per trasportare merci, ma qui si possono fare diverse attività ricreative. Il canale dispone anche di aree attrezzate per i battelli che sostano a lungo termine. Sono delle vere e proprie case sull'acqua, con tanto di buca delle lettere. Molte famiglie si recano nel parco grazie anche a strutture ricreative dedicate e a punti di ristoro. Si possono affittare delle barchette per un breve giro sul canale e si può mangiare sui battelli adibiti a ristobar. Dal parco ci vogliono pochi minuti a piedi per arrivare al centro, dove un tempo passavano altri piccoli canali, oggi chiusi o interrotti. Venuto nel laghetto, perché sembra un lago chiuso, però c'è un canale. Questa è la Grand Place, o Place du Général de Gaulle, la piazza principale di Lille, con edifici in stile fiammingo. Qui si possono trovare ristoranti per turisti, bar e caffè. Sotto la piazza c'è anche un grande parcheggio per le macchine. Dietro la piazza c'è Place du Théâtre, dove c'è l'Opera di Lille, l'antico mercato della borsa e la Camera di Commercio, riconoscibile dall'inconfondibile torre con l'orologio. La città si sta preparando per il Natale. Dietro le due piazze principali c'è il quartiere di Vieux-Lille, il quartiere antico di Lille dove si può fare shopping. Qui infatti ci sono i negozi delle grandi firme, ma esistono anche bar dove si può gustare della birra, mangiare nei ristoranti tipici come gli estaminet, sinonimo di caffè francesi dove si serve anche della birra. Una cosa da fare assolutamente è assaggiare questi dolci fatti da pasticceri locali. Ecco i miei preferiti. Sono dei pastéis de nata, tipicamente portoghesi, li ho assaggiati a Lisbona 2 anni fa, molto buoni. Qui pure lo fanno molto bene a Lille e niente, ho provato a prenderne un paio. Più in là, oltre il Musée de l'Hospice Comtesse, un vecchio ospedale medievale trasformato in Museo d'arte e storia di Lille, si trova la pasticceria Au Merveilleux de Fred, che produce il Merveilleux,
un meraviglioso dolce fatto di meringa, immerso nella panna e ricoperto di cioccolato. Ultimo dolce da assaggiare sono i gaufres di Mert. Mert è una pasticceria che esiste da 300 anni. Lì si produce il celeberrimo gaufre, waffle ripieni, tra i preferiti del General de Gaulle, originario di Lille. I dolci si possono comprare senza sedersi oppure si possono consumare anche con caffè, tè e cioccolata calda nel salon de thé. In entrambi i casi c'è la fila per entrare. Vanille caramel pécan et une noix de chocolat. Assaggio questo vaniglia pecan. Assaggio quello speculoos. Speculoos è un biscotto che è tipico di qua, del nord, fatto con credo cannella, spezie varie, zenzero. Buono. Assai la cannella. E dopo la scorpacciata di dolci, per cenare avevo cercato di prenotare in questo estaminet, ma per tutto il weekend era già pieno. Così sono andato in un paio di posti che hanno aperto da poco in città. In questo centro commerciale hanno aperto il Kitchen Market, che raggruppa 17 stand di street food da diversi paesi del mondo. C'è anche un box karaoke per gli appassionati. Al 31 ha lo stesso concept, con design degli interni più giovanili. Abbiamo deciso di mangiare al Kitchen Market. Questo è Portoghese. portoghese, ok. Più tardi prendo il mio, non so che ancora che cosa, perché molti sono ancora chiusi, però vediamo. Spero di essere stata utile con questo vlog e sapere che la mia giornata era iniziata male. Ho calpestato l'alza di carne in mezzo alle foglie. Spero che porti fortuna.